Ciao, buongiorno a tutti. Sono molto lieto di avere qui con me Alessandro Folador, che è titolare di Carryover. E Alessandro, se vuoi spiegarci un attimo tu cosa fate, cosa fai? Io mi occupo da 25 anni di pubbliche relazioni nel mondo lifestyle, se vogliamo dare un contesto orizzontale ai brand di cui ci prendiamo cura. Pubbliche relazioni nel mondo lifestyle vuol dire lavorare come ufficio stampa, come digital PR, tutto quello che è il mondo della comunicazione odierna, con brand di moda, di beauty, industrie, ma anche personaggi. Diciamo che noi ci occupiamo sia di brand che appartengono al mondo luxury, che a brand più commerciali, realtà che sono conosciute in Italia, ma anche in alcuni casi in tutto il mondo e sono leader del loro segmento di mercato. Faccio un esempio tra i retailer AW Lab, che è un importante retailer di sneaker italiano, che però ha un mercato importante anche in Spagna, Canada Goose, che è una realtà meravigliosa, fondata a Toronto e che è sicuramente leader nel segmento outdoor, ma che è diventato anche negli anni un brand luxury riconosciuto in diversi paesi europei, negli Stati Uniti, nel Far East, nel Middle East, quindi una realtà sicuramente di rilievo. Candiani Denim è un'industria eccellente del nostro paese, ma sono tantissime le realtà che potrei citare. Non vorrei far torto a tutti gli altri clienti che sono veramente Certo. delle realtà molto molto belle. Sì, infatti ho visto, conosco appunto alcuni di questi marchi, con alcuni di questi marchi abbiamo avuto la fortuna di lavorare attraverso di te e anche direttamente, quindi insomma, so quello di cui stai parlando. E senti, in quali casi hai avuto bisogno o avete avuto bisogno di traduzioni per questi marchi? Immagino per comunicati stampa, per... Sì, diciamo che il lavoro dell'ufficio stampa o il lavoro delle pubbliche relazioni è un lavoro local, per cui noi lo svolgiamo in Italia all'interno dei territori nazionali e come la distribuzione di un prodotto avviene territorialmente, perché noi siamo specializzati sul mercato italiano. Va però detto che alcune aziende appunto hanno l'headquarter all'estero e questo ci obbliga, ma ci consente anche, perché è anche un'opportunità, di lavorare in inglese. Lo scoglio non è tanto il lavoro day by day, ma è il lavoro tecnico, quando dobbiamo lavorare ad un livello di perfezione linguistica più alta. E in quel caso ovviamente noi abbiamo bisogno di professionisti che abbiano delle caratteristiche molto particolari, che sono la grande attenzione alla tecnicità del linguaggio, i tempi di risposta e l'affidabilità. Certo, certo. Quindi sì, sì, certo, ti capisco. E com'era la situazione prima di lavorare con noi? Avevate difficoltà a trovare profili di questo tipo? O insomma, raccontaci un po' com'è stata l'esperienza con Cabiria. Diciamo che noi finalmente abbiamo trovato casa da questo punto di vista, perché precedentemente ci si appoggiava o a freelance o a piccole agenzie, consigli dati da altri fornitori o da amici, ma c'era sempre un problema che poi è scomparso con voi, con Cabiria, che è quello della grande attinenza al tema, grande tecnica su quelle che sono poi le caratteristiche settoriali, verticali del settore. Certo, Lavorare nel mondo, soprattutto nel mondo della moda, vuol dire avere un linguaggio che è profondamente attinente al settore, non soltanto da un punto di vista del linguaggio evocativo o di colore, ma anche tecnico, perché certo. le traduzioni sui testi di moda sono spesso anche traduzioni che riguardano aspetti tecnici della produzione, caratteristiche tecniche del capo Certo, ho dei e tessuti, dei certo. tessuti. Ed è molto, molto difficile. Noi non potremmo farlo in casa. E sicuramente serve chi sa fare traduzioni
con questa grande capacità di profondità e di attenzione al dettaglio. Ti E con voi ringrazio. l'abbiamo Sì. trovata. Sono molto contento di sentire queste parole. Noi appunto ci teniamo molto a selezionare collaboratori specifici per ogni progetto che affrontiamo e quindi quando affrontiamo progetti di moda lo facciamo appunto, con traduttori che hanno lavorato su progetti simili in passato o che hanno addirittura una formazione specifica in quel settore. È un po' la filosofia che applichiamo a tutti i progetti. Alessandro, ti ringrazio molto. Io spero che potremo continuare a collaborare come abbiamo fatto finora in futuro e accompagnarvi Senza alcun dubbio. nei vostri progetti. E grazie mille per il tempo che ci hai dedicato e ci sentiamo presto. Grazie di cuore a voi, a prestissimo. Ciao, ciao, ciao. Ciao Marco.